Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Janaballabha Girivaradari Gopi Janaballabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yes Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janaballabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishnavan Varamahang Swavrajagacharya Sadasisi with AC Bhaktivedanta Sansar Prabhupada Ki Jai Namachar Hardas Thakur Ki Jai Prem Sigahal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shasti Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi. All glory to some of the bodies, all glory to some of the bodies, all glory to some of the bodies, all glory to Shri Guru and Shri Krang, all glory to Shri Prabhupada. Nama Om Vishnu Vedaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
So the topic here is anartha. Quindi l'argomento oggi è anartha. Artha, of course, means something of value, Artha significa qualcosa di valore, or something which is useful. qualcosa che è utile. Anartha means the opposite, something which is useless and of no value at all. Anartha è l'opposto, qualcosa che non è utile e non ha valore. And we often use it to refer to all sorts of bad mentalities and bad habits. E lo usiamo in riferimento a una cattiva mentalità e a brutte abitudini. Also, when we speak of the stages of bhakti, we go through Shraddha, Bhajana Kriya, Anartha, Navritti, the Nishta. So we have destruction of anarthas as one of the stages. E sappiamo che gli stadi della bhakti sono distruzione degli anartha. And in Madhurya Kadambini, their Vishnu Chakravarti describes each of these stages in detail. E Vishwanath Chakravarti Thakur descrive questi stadi in dettaglio. And in Harinam Chintamani, also Bhaktivinoda Thakur talks about the anarthas. E nell'Harinam Chintamani anche Bhaktivinoda Thakur parla degli anartha, Particularly in relation to Namabhas. in particolare in relazione al Namabhas. And if we have Namabhas, we can chant the name and we can destroy karmas. Se noi abbiamo Namabhas possiamo cantare il santo nome e distruggere il karma, But with Namabhas, we cannot get prema. ma con Namabhas non possiamo ottenere il prema. So we have to go beyond Namabhas to pure name in order to get prema. Dobbiamo andare oltre il Namabhasa e ottenere il puro nome per ottenere il prema. So then he discusses what causes Namabhas. Quindi c'è una discussione cosa causa il Namabhasa. And then he explains it's actually anarthas which cause the Namabhas. E è spiegato che gli anartha causano il Namabhasa. Okay. So anyway, in this Namabhas is mentioned in Chaitanya Charitamrita. E il Namabhasa è citato nella Chaitanya Charitamrita. There he says that just by Namabhas you can get mukti. E qui è spiegato che soltanto col Namabhasa si può ottenere mukti, But the devotee doesn't want mukti. ma il devoto non vuole mukti, Even if Krishna offers it. anche se Krishna gliela offre. So better we don't get to Namabhas because we're going to get mukti. We have to go beyond Namabhas. Quindi dobbiamo andare oltre il Namabhasa. So, therefore, we have many different types of devotees, and people look like devotees, but we have to distinguish those who are doing Namabhas, those who are chanting purely. E quindi ci sono diversi tipi di devoti, ma dobbiamo distinguerli, quelli che hanno il Namabhasa e quelli che cantano puramente. If we associate with those who are doing Namabhas, then we'll get mukti and not Krishna. E se ti associ con quelli che cantano Namabhasa, otterrai la liberazione e non Krishna. So we have to choose our association very carefully. Quindi dobbiamo scegliere le nostre associazioni molto attentamente. So, what is anabhas? Quindi cos'è Anabhas? Sometimes it's translated as reflection or shadow. Qualche volta è tradotto come riflesso o ombra. But more accurately, we can say it's a semblance of an image, or it's a dull image of a real object. Ma più nel dettaglio è un simbolo oppure come una bambola della vera cosa. Such as on a cloudy day, the sun is behind the clouds. Quando ci sono le nuvole, il sole è dietro le nuvole. And if we look up, probably we can find out where the sun is because it's a little brighter in the sky, but we cannot see the sun directly. Se guardiamo possiamo trovare dov'è il sole, però non possiamo vederlo direttamente. So that's an abhas of the sun. Quello è Anabhasa del sole. And it's not darkness, and it gives some light, but does not give complete light, the sun, and that because of the covering. Non è ombra, dà un po' di luce, ma non dà tutta la luce perché ci sono le nuvole. So similarly, we have namabhas. Nama is like the sun, the name is like the sun, and it gets covered over, so we're getting partial effects. E quindi abbiamo anche il Namabhasa, quindi il sole paragonato al Nama e è coperto, quindi abbiamo un effetto parziale. So just as the clouds cover the sun, so the anarthas cover the influence of the name.
Quindi così come le nuvole coprono il sole, gli anartha coprono l'influenza del nome. And thus when we chant, we get a weak effect. Quindi quando cantiamo abbiamo un effetto debole. Just as in places which gets less sunlight, I guess in the northern hemisphere, the further you go north, the less sunlight they get, so therefore the plants grow less. Più vai a nord, più il sole diminuisce, quindi le piante crescono di meno. So similarly, if you got these obstructions, the full power of the name's not coming through, therefore bhakti does not grow very quickly. Quindi se ci sono questi ostacoli, la potenza del nome non è piena e la bhakti cresce lentamente. Of course, the holy name itself is very strong. Sicuramente il santo nome stesso è molto potente, It destroys darkness. distrugge l'oscurità And of course, if it's bright enough, it can actually even evaporate clouds. e se c'è abbastanza luce può anche evaporare le nuvole. However, the holy name, when it's covered by anarthas and ignorance, then it creates a weakness, a weak effect for the jivas. E nonostante questo, quando è ostruito dagli anartha, c'è un effetto debole per l'anima. We should not consider that the name is contaminated. Non dobbiamo pensare che il nome è contaminato, Just as the sun is always the sun and is always burning with the same intensity, even if it looks covered from our point of view. il sole continua a bruciare con la stessa intensità anche se noi pensiamo che sia coperto dalle nuvole. So on a cloudy day, we may feel cold or whatever. If you were to go up in an airplane above the clouds, then the sun is shining like it always is. The sun has not changed. Se ci sono le nuvole magari fa freddo, però se andiamo sopra le nuvole con un aeroplano, il sole è sempre lo stesso. So the problem is with the individual. He has got all these coverings, and this is creating the problem. So when he's saying, I'm a boss, it's not referring to the name actually, it's referring to the coverings that cause the name to become weak. Quindi tutti questi ostacoli, coperture, fanno diventare il nome debole, ma Namabhasa si riferisce agli ostacoli e non al nome. So, because of this, of course, some people will have more covering, some will have less covering. E dovuto a questo qualcuno avrà più coperture e meno coperture. Yeah. And consequently, some people, when they chant, they get very quick effect, others is very, very slow. Quindi qualcuno quando canta otterrà un risultato molto veloce e qualcuno molto lentamente. And it's all because of various degrees of covering. È dovuto a vari gradi di coperture. So this is not the fault of the name, it's the fault of the jiva. Quello non è un difetto del nome, è un difetto dell'anima. So there's two types of obstructions. Ci sono due tipi di ostacoli. One is ignorance, Uno è l'ignoranza, which is compared to fog. che è paragonata alla nebbia. The other is the anarthas, which are compared to clouds. L'altro sono gli anartha, che sono paragonati alle nuvole. Okay, so the ignorance, what is the ignorance? Cos'è l'ignoranza? So one type of ignorance is we conceive of the name as material. Un tipo di ignoranza che prendiamo il nome come materiale. So many people will chant the name of Krishna or whatever, but it's a material sound. E molte persone canteranno il nome, eccetera, ma lo prendono come un nome materiale. So that conception, this is a material sound, will limit how much power of the name comes and affects the jiva. Quindi questo concetto che il nome è materiale limita l'effetto del nome. Some people, they chant accidentally. They just say the name Krishna. They're not saying material, spiritual. They don't care, really. Qualcuno canta in modo accidentale e non sa se è spirituale o materiale. So that's better. Questo è meglio. And that's the case of someone like Ajamil. Quello è il caso di Ajamila. He chants the name Narayan to name his son. He's not saying it's spiritual, material, anything. He's just chanting that his son is Narayan, that's all.
Ha cantato il nome di Narayana, che era riferito a suo figlio, e non sapeva se era materiale o spirituale. So it has power. It had the power to destroy all of its karmas. Ha avuto il potere di distruggere tutto il suo karma. Other people who think, okay, the name Narayan, that's the name of Vishnu, Vishnu is material, etc., then they get less effect, much less effect. Chi canta il santo nome pensando che questo nome è materiale, Vishnu è materiale, ha molto meno effetto. So that's why we often say the name is non-different from the Supreme Lord. That's one thing we have to accept. Quindi per questo che diciamo tante volte il nome non è diverso dal Signore Supremo, è una cosa che dobbiamo accettare. Una delle offese. Another type of ignorance is Krishna. Un altro tipo di ignoranza è Krishna. That's how Krishna is denoted by the name, but if we think Krishna, like the name, is material, this is also a limitation on the name. Se pensiamo che Krishna come il nome è materiale, questo limita l'effetto del nome. Of course, we do have an offense to consider the name of Vishnu or Krishna to be equivalent to Brahma or Shiva or Devatas. Sappiamo che c'è un'offesa a considerare il santo nome allo stesso livello degli esseri celesti. So, when we chant the name, if we have the proper conception, yes, Krishna is Supreme Lord, non-material, body is Satchidananda, we get very great effect. Quindi se cantiamo il santo nome in modo cosciente che Krishna non è materiale, ha una forma Satchidananda, abbiamo un buon effetto. And, of course, if we just chant the name Krishna, we don't know what it is, we get some effect as with Ajamil. E se cantiamo il santo nome senza sapere niente, abbiamo qualche effetto come a Jamila. And then if we're more offensive, we think, oh, Krishna is a material being, then, of course, this becomes aparada, and we get very little effect from that. E se cantiamo in maniera più offensiva pensando che Krishna è materiale, quella è un'offesa e abbiamo poco effetto. So, another ignorance is the position of the jiva. Un altro tipo di ignoranza è la posizione dell'anima. So, various philosophies have various ideas of what the jiva is. Tanti filosofi hanno diverse idee su cos'è l'anima. Some say the jiva is your material body. Qualcuno pensa che l'anima è il corpo materiale. Some will say, well, the jiva is a fragment of Brahman. Qualcuno dice l'anima è un frammento del Brahman. If we get rid of ignorance, we become Supreme Lord. Se ci liberiamo dell'ignoranza diventiamo il Signore Supremo. So such idea is very contrary to bhakti, and if we chant with that idea, I become God, then obviously we cannot get prema. Queste idee sono molto contrarie alla bhakti e se cantiamo con queste idee non possiamo ottenere prema. So that is why we have all of these books. Questo è perché abbiamo tutti questi libri. And you notice, emphatically, Prabhupada keeps explaining that the jiva is different from Supreme Lord. E vediamo che Srila Prabhupada spiega continuamente che l'anima è diversa dal Signore Supremo. Jiva is a small particle, Krishna is a supreme independent entity. E l'anima è una particella piccolina e Krishna è la suprema entità. So, in order to get rid of the ignorance, then we have to have a very clear idea of what is the jiva. Quindi per liberarci dall'ignoranza dobbiamo capire bene che cos'è l'anima. And the fourth type of ignorance is ignorance of the goal. Il quarto tipo di ignoranza è l'ignoranza dell'obiettivo. Of course, in the Vedic scriptures, in Karma Kanda, they encourage you to go to Svargaloka. E nelle scritture vediche, nel Karma Kanda, ti incoraggiano ad andare a Svargaloka. And in Gyan Kanda, they encourage you to get liberation. E nel Jnana Kanda ti incoraggiano a ottenere la liberazione. So many people would think that's the goal, go to Svargaloka or get liberation. Molte persone pensano che quello sia l'obiettivo. But we also know that that's not the ultimate goal. The final goal is Krishna Prema. Ma noi sappiamo che non è l'obiettivo ultimo è Krishna Prema. So if we chant and we're trying to get liberation, obviously we don't get prema, we get liberation instead. Se noi cantiamo e vogliamo la liberazione, non otteniamo prema, otteniamo la liberazione. If you chant to get Svargaloka, you can get Svargaloka also, but then you're limited by that.
Se noi cantiamo cercando Svargaloka, otterremo Svargaloka, ma saremo limitati da questo. So in other words, your knowledge, if you're limited in knowledge, you also get limitation on what the name gives. Quindi se sei limitato nella conoscenza, sei limitato anche negli effetti del santo nome. So we should have knowledge, proper knowledge of all of these things to destroy that ignorance. Then we come to the stage of pure chanting. Quindi dobbiamo sapere quali sono gli stadi dell'ignoranza per arrivare al puro santo nome. So everybody can chant the name whether they're ignorant or not ignorant. E tutti possono cantare il santo nome se sono nell'ignoranza o no. But people will get different effects. Ma le persone otterranno diversi effetti. So if we want prema, then we need knowledge. Se vogliamo prema, ci serve conoscenza. But this knowledge is not the jnana that leads you to liberation. This is knowledge about bhakti. Questa conoscenza non è la conoscenza dello jnana che porta alla liberazione, è la bhakti. So that knowledge is supplied in the bhakti scriptures. Questa conoscenza viene fornita nelle scritture della bhakti. All of these facts, the knowledge is actually covered even in the introduction to Bhagavad Gita. E tutti questi fatti sono smontati anche nell'introduzione della Bhagavad Gita And it's also there in Srimad Bhagavatam. e anche nello Srimad Bhagavatam. And of course it's repeated over and over by our various acharyas. E sono ripetuti ancora e ancora da tutti gli acharya. Yeah? So, if we want to practice pure bhakti and get prema, then we need that knowledge. Quindi se vogliamo praticare il puro servizio devozionale ci serve questa conoscenza. And this is one reason why Srila Prabhupada spent so much effort translating and making commentaries. Questa è una ragione per la quale Srila Prabhupada ha fatto così grande sforzo per tradurre i libri. Of course, one reason for this is that many other people make commentaries with different conclusions. E un'altra ragione è che tante altre persone possono fare dei commenti nei libri con differenti conclusioni, And particularly the impersonalists. in particolare gli impersonalisti. So they say the name is material, Krishna is material, Loro dicono il nome è materiale e Krishna è materiale, Jiva becomes God, l'anima diventa Dio, gold is merged into God. l'obiettivo è immergersi nell'esistenza di Dio. So therefore, that would very much limit the power of the name. Questo limita molto la potenza del nome. So the solution, of course, is get the knowledge. Then we can get, we can destroy this ignorance. La soluzione è ottenere la conoscenza e così possiamo distruggere questa ignoranza. So this is not so difficult to do. We just start reading Bhagavad Gita, destroy the ignorance. Fine, if we accept it. E non è molto difficile, basta che leggiamo la Bhagavad Gita, distruggiamo l'ignoranza, se l'accettiamo. Of course, some people will read it, they won't accept it. That's the problem. Qualche persona la leggerà e non l'accetterà. That's why we say in order to practice bhakti, you need some faith. Then we can accept the statements of Bhagavad Gita. Quindi noi diciamo per praticare la Bhakti ci vuole un po' di fede, così possiamo accettare la Bhagavad Gita. So anyway, if we have the faith and we get, the explanation from Bhagavad Gita, then fine, we can destroy this ignorance quite easily. Ok, se abbiamo la fede, accettiamo la Bhagavad Gita, distruggiamo questa ignoranza facilmente. So the other type of covering is the anarthas. L'altro tipo di copertura sono gli anartha. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he gives three basic types of anarthas. Srila Bhaktivinoda Thakur ha detto 3 tipi di anartha. One is, we could say material, or we could say asat trishna, which means base desires, low desires. Ha detto Asat Krishna, cioè desideri bassi, So that is desire to enjoy. il desiderio di godere. In other words, we want some material enjoyment now in this body. In altre parole, vogliamo del godimento materiale in questo corpo adesso. A little more, we could say, elevated is to try to get enjoyment next lifetime in Svargaloka. È un po' più elevato cercare di ottenere godimento nella prossima vita Svargaloka.
Another is to try to get siddhis, yoga siddhis. Un altro tipo è cercare di ottenere siddhi, poteri mistici. And the next is to get liberation. E la prossima è cercare la liberazione. So when we mix this with the bhakti, or chanting the name, we get mixed bhakti. Quindi quando mischiamo queste cose con la bhakti o cantando il santo nome abbiamo una bhakti mista. And that mixed bhakti will not give us prema. E la bhakti mista non ci darà prema. It can give you enjoyment on earth, enjoyment in svarga, cities, or liberation, but it won't give you prema. Ti può dare godimento in questa terra, godimento a Svargaloka, liberazione, ma non ti darà prema. In other words, the name gives you what you desire. In altre parole, il nome ti dà quello che desideri. If you desire all of these things, you cannot also desire prema. It doesn't work like that. It's either you get prema, when you desire prema, you have to reject all of these things. Non puoi desiderare tutte queste cose e desiderare anche prema. O se desideri prema, rigetti queste cose. So, apart from if we have these desires, then, especially the material desires, it starts to transform the heart, degrade the heart. Quindi se abbiamo questi desideri, il cuore incomincia a degradarsi. And it manifests as greed, E si manifesta nell'avidità, cheating propensity, tendenza a ingannare, envy, invidia, desire for fame, desiderio di fama and of course many other faults. e molti altri difetti. This is called weakness of heart. Questa è chiamata debolezza di cuore. So because of our material desire to enjoy, then all these things begin to develop, and they also create a covering which interrupts the power of the name. Quindi siccome abbiamo desideri materiali, crescono tutte queste debolezze di cuore e ostruiscono la potenza del nome. These are, you can say, more or less equivalent to the different weeds that Lord Chaitanya describes in the Chaitanya Charitamrita. Queste sono simili alle differenti erbacee che Chaitanya Mahaprabhu ha descritto nella Chaitanya Charitamrita. Various type of weeds grow up when you're planting your crop. E molti tipi di erbacee crescono quando pianti qualcosa. And if they grow very big, they may choke the main plant and it won't grow anymore. E se crescono tutte queste erbacee potrebbero uccidere la pianta principale. So therefore, the attentive gardener will recognize what is a weed and pull it out. E quindi come giardinieri dobbiamo trovare dove sono le erbacee e tirarle fuori. If he does not do so, his bhakti will not grow properly. Se non facciamo questo, la nostra bhakti non crescerà appropriatamente. So, these are, we say, quite detrimental to the growth of bhakti. Quindi questo è molto fondamentale per la crescita della bhakti. Even in the Hari Bhakti Vilas, near the very end of the whole work, he says that very difficult to give up the desire for position and fame. Anche nell'Hari Bhakti Vilas, alla fine del libro, è descritto che è molto difficile lasciare il desiderio di fama. But if you don't give it up, you destroy your bhakti. Di fama e di posizione, e però se non li lasci distruggeranno la tua bhakti. So we have to be very careful of all these different anarthas, or weaknesses of heart that grow up. Quindi dobbiamo stare molto attenti a tutti questi anartha che sono debolezze di cuore che crescono. Then Bhaktivinoda Thakur also puts under anartha aparads. E poi Bhaktivinoda Thakur mette sotto gli anartha anche la parada. And he gives 4 types of aparad. E dà 4 tipi di aparada. One is the nam aparad. Uno è il nama parada. So these are offenses related to chanting the name. Sono offese riguardanti il canto del santo nome. But not only the name, to any process of bhakti. Ma non soltanto il santo nome, tutti i processi della bhakti. We have offense against the process of bhakti in the name. Another is offense against the Lord himself in the form of the deity. Abbiamo offese al santo nome, abbiamo offese al Signore Supremo nella forma della divinità. This is called seva aparad. Si chiama seva parada. The next is called
Vaishnava aparad, offense against the devotees of the Lord. La prossima è Vaishnava Parada, le offese ai devoti del Signore. Of course, within Namaparad itself, we have Vaishnava Aparad because we have, Sadhu Ninda and Guru Avagya, which are also, but they're, because it's related to the name, it's included within the name also, but we can separate it also and say it's very prominent because it's dealing with the devotee himself. So Vaishnava Aparad is a separate category. Quindi nelle offese a santo nome sono anche comprese la Vaishnava Parada, eccetera, però sono molto prominenti e si possono anche separare. And then the fourth aparad is Jiva Aparad. E la quarta parada è Jiva Parada. Or we can say Jiva Himsa, violence against other jivas. Jiva Himsa, cioè violenza verso le altre anime. So we got violence against Vaishnavas and then violence against everybody else. Quindi abbiamo violenza verso i Vaishnava e violenza verso tutti gli altri. So here it's classed also as a type of aparad or offense. Anche questo è un tipo di aparada o di offesa. So these become very serious when they are performed with bad intentions. Queste offese diventano molto serie quando vengono fatte con una brutta intenzione. And particularly the Vaishnava aparad and Nama aparads are very, very serious when we have bad intentions behind them. Quindi anche soprattutto il Vaishnava Parada e il Nama Parada diventano molto serie quando abbiamo una brutta intenzione dietro. And thus Chaitanya Mahaprabhu, he calls the Vaishnava aparad the mad elephant offense. E così Sri Chaitanya Mahaprabhu ha chiamato Vaishnava Parada l'elefante impazzito. So various things impede bhakti, but the Vaishnava aparad is very destructive. Molte cose ostacolano la bhakti, però la Vaishnava Parada è molto seria. Just like various creatures can threaten your plants. Così come molte creature possono distruggere le tue piante. Maybe a dog will come there, or a cow will come, or a goat will come, or a deer will come and nibble at the plant. O magari un cane può andarci, oppure un cerbiato, oppure una mucca può andare lì. But a mad elephant is very destructive. Ma un elefante impazzito è molto distruttivo. An elephant is bad enough, but a mad elephant's even worse. E l'elefante è abbastanza distruttivo, ma l'elefante impazzito è molto distruttivo. The mad elephant has no logic at all. L'elefante impazzito non ha nessuna logica. He simply destroys everything. Semplicemente distrugge tutto. So the elephant is very big, your little plant of bhakti is very small, he stamps on your plant and it's finished. No more bhakti. L'elefante è molto grosso, la tua pianta della bhakti è molto piccola, se ci passa sopra si distrugge. So the Vaishnava aparad is considered very, very serious. Quindi la offesa ai devoti è considerata molto seria. So when they're intentional, they're very destructive. Quando sono intenzionali è molto distruttiva. And therefore, that type of aparad cannot actually help you advance at all. Quindi questo tipo di aparada non può aiutarti a avanzare per niente. The other type of aparad is if it's done unintentionally, accidentally, we don't know about it, but we offend somebody. L'altro tipo di aparada è senza intenzione. So there is some bad effect, but it's not so serious as the intentional one, which is very destructive. C'è qualche effetto, ma non è così seria come quella fatta intenzionalmente. So in any case, all of these things create a covering over bhakti. Tutte queste cose creano una copertura per la bhakti. And like the ignorance, we also have to remove the anarthas. Così come l'ignoranza dobbiamo rimuovere anche gli anartha. Now, one method of removing anarthas is the practice of bhakti itself. Allora adesso un metodo per togliere gli anartha è la pratica della bhakti stessa. So we have the stage, we start bhakti and then we go through anartha nivritti. Quindi abbiamo gli stadi della bhakti e passiamo per anartha nivritti. So this is the stage we practice bhakti and gradually the anarthas are destroyed. Cioè praticando la bhakti gradualmente gli anartha vengono distrutti. Then we come to the stage of nishta. Poi arriviamo allo stadio di nishta. This does not mean that all the anarthas are destroyed and then we come to nishta. It just means that enough anarthas are destroyed that we can practice bhakti steadily.
Non significa che tutti gli anartha sono distrutti, significa che sono sufficientemente distrutti gli anartha e possiamo praticare la bhakti in maniera stabile. As we continue to do bhakti in nishta, then gradually we progress to ruchi and then asakti. E continuando a praticare la bhakti, gradualmente arriviamo a ruchi e poi a shakti. And in those stages, there is still a little anartha, but it gets less and less. E in questi stadi c'è ancora un pochino di anartha, ma vanno diminuendo. And the bhakti gets stronger and stronger. E la bhakti diventa più forte e più forte. So the more bhakti we have, the less anarthas we have. Quindi più bhakti abbiamo, meno anartha abbiamo. So in this way, gradually the anarthas get less and less if we perform bhakti properly. Quindi gradualmente gli anartha diventano sempre di meno se pratichiamo la bhakti appropriatamente. So therefore, bhakti itself will destroy the anarthas. Quindi la bhakti stessa distruggerà gli anartha. But if we're not attentive, then it's like the weeds, and if we allow the weeds to grow up and up and up, then they can actually strangle the bhakti. Però se non siamo attenti, sono come le erbacce che crescono e potrebbero uccidere la pianta principale. So therefore, we should have some knowledge of what are the various anarthas. Quindi dovremmo avere un po' di conoscenza su quali sono gli anartha. Of course, we can see if we have desires for material enjoyment or liberation, etc., then we understand this is no good, and we give up those desires. No problem. Quindi se abbiamo desideri per la liberazione, desideri materiali, lo capiamo e li lasciamo senza problemi. We may have greed, envy, cheating, fame, etc., but a little bit more difficult to recognize in ourselves. Noi potremmo avere avidità, invidia, eccetera, però sono un po' più difficili da riconoscere in noi stessi. Nevertheless, if we have good association, other people can point out these faults, and then we can start, be wary, not encouraging them. Però se abbiamo una buona associazione le altre persone ci dicono che ce l'abbiamo e allora possiamo non incoraggiare queste cose in noi. So as I mentioned, the anarthas, with bhakti we gradually destroy the anarthas, but they're still present to some degree, but weaker. Quindi come ho detto prima, la bhakti distrugge gli anartha, ma sono sempre presenti in maniera debole. And even in nishta, then once in a while you may show some weakness of heart, one of these faults. Anche nello stadio di nishta ogni tanto mostreremo delle debolezze di cuore. But as we advance and advance, these anarthas get less and less and less. Ma più avanziamo gli anartha diventano sempre di meno. So, therefore, at least at the beginning stages of bhakti, we get the knowledge, we can destroy the ignorance. Quindi all'inizio dei stadi della bhakti otteniamo la conoscenza e distruggiamo l'ignoranza. And with the knowledge of the various anarthas and various unfavorable mentalities, we can at least keep them under control. E con la conoscenza dei diversi tipi di anartha possiamo tenere gli anartha sotto controllo. So in this way we get rid of this namabhas. In questo modo ci liberiamo del namabhasa. So we destroy the ignorance by the knowledge, sambandha gyan. Quindi distruggiamo l'ignoranza attraverso la conoscenza. And we destroy the other anarthas through a proper process of bhakti. Distruggiamo gli altri anartha attraverso l'appropriata processo della bhakti. So in this way we get to the position of sudanam, and then we can get prema. In questo modo arriviamo alla posizione di Suddhanam e possiamo ottenere prema. Similarly, in the Nectar Devotion, at the very beginning, Rupa Goswami defines pure bhakti. All'inizio, anche nel Nettera delle Devozioni, all'inizio Rupa Goswami spiega la pura bhakti. And there he says it has to be free of karma, gyan, etc. E dice dovrebbe essere libera da karma, jnana, eccetera. So even in sadhana, we have to give up all these different desires. Quindi anche nel sadhana dobbiamo lasciare tutti questi desideri. And it's only this pure bhakti which will lead to bhava and then to prema. È soltanto la pura bhakti che porterà a bhava e poi a prema. So, if people are at the stage of namabhas, it's not completely bad or evil or wicked or whatever. It has some results. Quindi le persone che sono nello stadio di namabhasa non sono cattive o peggiori, avranno dei risultati.
it is a very great punya. È un'attività pia molto grande. And therefore, it gives all good karma. It gives all sorts of good karmas by namabhas. Quindi dà un buonissimo karma. If you chant and you want material things, material desires, dharma, etc., you can get it. Se canti con desideri materiali o desideri di liberazione, eccetera, tu puoi ottenerlo. And even if you want liberation, name can give you liberation, no problem. Anche se vuoi la liberazione, il santo nome ti può dare la liberazione. But the best effect of namabhas is that you develop faith and you start sudanam. Ma l'effetto migliore del Namabhasa è che tu sviluppi fede e puoi arrivare verso Sudanam. So generally this is going to be, you get association of people practicing pure bhakti, then you can take to the process of sudanam or pure name. Quindi generalmente poi puoi ottenere l'associazione di quelli che praticano il puro nome e anche tu puoi adottare questo processo. So there are different types of namabhas. Ci sono diversi tipi di Namabhasa. One is without faith. Uno è senza fede. In other words, we're not intentionally chanting. In altre parole, non stiamo cantando intenzionalmente. But this also gives great effect if there's no offense, no aparad in it. Ma questo anche dà un grande effetto se non ci sono offese. For instance, we see Ajamil named his son Narayana, and immediately all of his karmas were destroyed. Very great effect. Vediamo che Ajama ha cantato il nome di Narayana e subito il suo karma è stato distrutto. The other type of namabhas is we do it intentionally, but then we have all these, desires and ignorance attached to it. Un altro tipo di Namabhasa è che noi cantiamo intenzionalmente, però abbiamo tutti questi desideri materiali. In the Srimad Bhagavatam, the various types of chanting without faith are also glorified. E nello Srimad Bhagavatam anche i tipi di canto con offese sono glorificati. One is sanketya, which means to indicate something else by the name. That is the case of Ajamil, for instance. Narayan meant his son, not Vishnu. Uno è Sanketya, cioè cantare il santo nome indicando qualcos'altro. Per esempio Ajamil indicava suo figlio. We have many examples of accidental chanting. The name Rama may appear in many place names or whatever. And people may chant that name, like Rama butter or something. In Japan, they have Rama butter. So they buy the butter, it's called Rama, and it's Sanketya, and they get some benefit from that. Abbiamo tanti esempi, per esempio il nome Rama appare in molti posti, c'è il burro in India che si chiama Rama Butter e le persone cantano il santo nome di Rama. Of course in India people name their sons Rama, Krishna, Narayana, Vishnu like that, so they all get Namabhas. That's the type of Namabhas. Ovviamente in India le persone chiamano i loro figli Vishnu, Rama, Krishna, quindi questo è tutto Namabhasa. Parihas means joking, so if we say the name of the Lord in a joking way, this again is a type of namabhas. Parihasya significa giocando, canto il nome del Signore per scherzo. Another type is stoba, that's when in classical singing, just to fill up the spaces, they chant the name of Krishna or Narayan or whatever. Stoba significa quando cantando soltanto per riempire i buchi della canzone canta il nome di Krishna. Another is called hela, this means inattentively chanting. Hela significa canto disattento. It's like people would say, oh Krishna, I'm tired. È come se vado, oh Krishna, sono stanco. So, and of course there's many other ways, like falling off a cliff, you say the name of the Lord, stumbling on the road, getting injured, getting bitten by snakes, tormented by fever, getting attacked with sticks, and you suddenly cry out the name of the Lord. So this is all namabhas. Quindi ci sono tanti esempi, se ti stai facendo male, stai cadendo da un burrone, ti stanno mordendo i serpenti, allora all'improvviso canti il santo nome e questo è tutto Namabhasa. Now, if we chant, this is all accidental or whatever, without faith. Now, if we chant with faith, there's also different types. Quindi tutto questo è un canto senza fede, ma se noi cantiamo con fede c'è un altro tipo. So we have weak faith and we may have a lot of ignorance, etc.
Quindi potremmo avere poca fede oppure tanta ignoranza. And if we get association with devotees practicing pure bhakti, then we can develop pseudonym or pure name. Se otteniamo l'associazione con persone che praticano la pura bhakti, allora possiamo ottenere Suddhanam. The other type of chanting with faith is called pratibimba or reflection. L'altro tipo di canto con fede si chiama pratibimba, cioè il riflesso. So it's also done intentionally, but it is a very, we can say, cheating faith. È fatto intenzionalmente, però è una fede ingannevole. People who have very strong material desires or very strong desires for liberation, so they will chant the name. Persone che hanno un desiderio molto forte materiale oppure di liberazione vogliono cantare il santo nome. Especially with the desire for liberation, this can also become very offensive. Specialmente se uno desidera la liberazione può diventare molto offensivo. Because to get liberation, they will deny the form of the Lord. The form of the Lord is material, Krishna is material, Vishnu is material, etc. So they start committing offenses also. So this is, we say, false faith, actually. Quindi per ottenere la liberazione rinnegano la forma del Signore, Krishna è materiale, e questo è un'offesa. So this gives much less effect. Questo dà un effetto molto minore. So it's called pratibimba. It's like when the sun is reflected on the water with the waves, then we don't get the image anymore of the sun. We get all these little sparkles. That's all we get. So it's very weak. È come quando il sole si riflette sull'acqua e non c'è l'immagine del sole intera, ma è tutta divisa. So therefore this pratibimba namabhas is rejectable. Chaya namabhas, very weak faith with no knowledge, okay, that's acceptable because they can get association and they can advance to pure name. Quindi il pratibimba, il riflesso per la liberazione, non è accettabile, invece il canto del santo nome con poca fede è accettabile perché si può ottenere l'associazione. So there are many people in India that don't have very clear knowledge about who's Krishna, who's Vishnu, who's a devata. Molte persone in India non hanno una conoscenza profonda di chi è Vishnu, chi sono gli esseri celesti. But they have no objection. They will also go to the temple of Krishna and Vishnu. Ma non hanno obiezioni, andranno comunque al tempio di Krishna e di Vishnu. They'll also go to the Shiva temple, the Durga temple, and so many other temples. E vanno anche al tempio di Shiva, al tempio di Durga e molti altri. And they'll also chant the name of Krishna and Vishnu, etc. E canteranno il nome di Krishna e di Vishnu, eccetera. So they are, of course, and then if we instruct them, then of course they may be willing to accept, okay, I won't go to the other temples, I'll just go to the Krishna temple or the Vishnu temple, I'll just chant his name and I'll accept, okay, he's spiritual, he's not material. Se noi li istruiamo potrebbero accettare tutto, che ok, non andrò negli altri tempi, andrò solo nel tempio di Krishna, canterò il nome di Krishna e Krishna è spirituale. So not too difficult to correct these persons, their ignorance, by giving them proper knowledge. Quindi non è molto difficile correggere queste persone dandogli la giusta conoscenza. So they are what we call, like in the Bhagavatam, these are called the Kanishta Adhikaris. Nel Bhagavatam sono chiamati Kanishta Adhikari. They have some faith in the Lord, but it's not quite proper. You know, they have faith in the Lord and they worship the Lord, but philosophically they're a little confused. Hanno una fede nel Signore, ma non è appropriatamente messa perché c'è confusione di conoscenza. But then there are others who will also worship Vishnu and Shiva and others, but they have a very fixed philosophy. Poi ci sono altri che adorano Vishnu, adorano Shiva, eccetera, ma hanno una filosofia molto fissa. They'll say they're all equal. Vishnu, Shiva, Surya, Ganesh, everybody's equal. Dicono che tutti sono uguali, Shiva, Vishnu, Surya. And you try to preach, okay, no, you know, Vishnu is different from Shiva and Durga, etc., and they won't accept it. E tu provi a predicare, no, Vishnu è diverso da Shiva, e loro non lo accettano. So why do they worship Vishnu then? E allora perché adorano Vishnu? Punya. Attività virtuose. Or they have another conception, Vishnu, Shiva, etc.,
they're all material, and we'll worship them to get purified. Oppure hanno un altro concetto, Vishnu, Shiva, eccetera, sono materiali e li adoro per essere purificato. And when we're purified, then we go for liberation. E quando sono purificato andrò per la liberazione. We stop all this worship and we merge in Brahman. Smettiamo questa adorazione e adoriamo il Brahman. So this type of faith is actually the false faith, and it doesn't lead to anything. Questo tipo di fede è una fede fasulla e non porta da nessuna parte. As it says in Bhagavatam, those who reject the form of the Lord, they fall from their position even if they desire liberation. E nel Bhagavatam è detto: colui che rigetta la forma del Signore cadrà dalla sua posizione anche se cerca la liberazione. So therefore we should have very clear philosophical understanding in our chanting of the holy name. Then we'll get the highest effect. Quindi dobbiamo avere una comprensione filosofica adeguata nel canto del Santo Nome e otterremo il risultato più alto. So we have to get the teachings, have to take shelter of a guru or devotee who's practicing pure bhakti. Quindi dobbiamo ricevere gli insegnamenti, prendere rifugio in un guru che praticano la pura bhakti. We get the proper knowledge. Otteniamo la conoscenza appropriata. And then we learn pure bhakti. Impariamo la pura bhakti. So we start chanting. Iniziamo a cantare. We overcome all the anarthas. Superiamo tutti gli anartha. And then we come to Sudanam. E arriviamo al Shuddhanam. And then we can get prema. E poi possiamo ottenere prema. So this is the way in which we can progress in our bhakti. Questo è il modo in cui possiamo progredire nella nostra bhakti. Okay. Any question there? Se sono delle domande. Io ne ho 4. Qualcuno? Io ne ho 8. Ok, facciamo un double hit. Ciao, ok. Cioè veramente tante? Ok. Se tu parti di 4 bruci tutta l'assemblea, scusa. No, lo dico apposta così ne facciamo. Sì, io ti ho detto ce n'ho 8. Una per una, comincia con una. Sì, no, chiaro che comincio con una. Mica tutte e 4. No, solo per avvisare i devoti che se ce n'hanno io mi metto da parte. Ok, allora. Gli anartha sono paragonati a delle erbacce, se puoi tradurre, ma non... Gli anartha compared to the bad weed. È detto che il maestro spirituale distrugge l'ignoranza, come la canzone Avidya Vinasha Jate, no? It is said that the spiritual master destroyed the ignorance. Ma in ultima analisi è detto che il discepolo, grazie al suo sforzo sincero, riesce a estirpare queste erbacce. But it is said that the disciple with his good effort can destroy this bad weed. Come si dice, bussare alle porte del mondo spirituale da solo, no? Si To bussa. knock to the door of the spiritual world alone. Come capire meglio queste due verità? How to understand better these two truths? So the guru destroys the ignorance and the devotee has to destroy the anarthas? Is that what he's saying? Quindi il guru distrugge l'ignoranza e il devoto deve distruggere le anartha? Perché sono due differenti cose in questo senso. Gli anartha vengono distrutti dal discepolo e l'ignoranza dal maestro spirituale. Yeah, the question is, the spiritual master destroyed the ignorance and the disciple destroyed the anarthas? Oh, Is well, not completely. Yes, the guru, not necessarily Diksha Guru, as I said last night. Shiksha Guru also destroys ignorance, obviously. Shiksha, Diksha Guru, they destroy ignorance. Sia il Diksha Guru che il Siksha Guru distrugge l'ignoranza. Of course, holy name destroys ignorance. Il santo nome distrugge l'ignoranza. We have, layers of anartha. We have our karmas, our desires, and we have avidya, or ignorance, 3 levels. And the subtlest one is ignorance, ultimately. Quindi abbiamo 3 livelli di anartha, abbiamo il nostro karma, i nostri desideri e la nostra ignoranza. And they're all destroyed by the process of bhakti. E sono tutti distrutti dal processo della bhakti. This is the first quality of bhakti, kleshagni, to destroy klesha, suffering. Questa è la prima qualità della bhakti, kleshagni, che distrugge il klesha, il So the sofferenza. karmas, the desires, and the avidya are all destroyed by bhakti.
Quindi il karma, i desideri e l'ignoranza sono tutti distrutti dalla bhakti. So this, when we talk about avidya here, it's that very subtle avidya like ahankara, false identity with our body, etc. More subtle, whereas when I'm talking about ignorance, I'm talking about the tattva, the philosophy. Quindi l'ignoranza di cui stiamo parlando qui è quella più sottile, tipo ahankara, il falso ego, non quella più riguardo la conoscenza. So, we talked about the guru last night, and one is divya jnana, he gives you jnana, so that will destroy ignorance, obviously. Abbiamo parlato del guru l'altra volta, divya jnana, cioè il maestro spirituale ti dà la conoscenza e distrugge l'ignoranza. On one level, of course, that means you get the actual tattva, that means we understand that Krishna is supreme, he's not, he's not a material being, and he's ultimate object of worship. Quindi in altre parole noi capiamo che Krishna è il Signore Supremo ed è l'oggetto di adorazione. And of course after that we get all the other knowledge like the nature of jiva, etc. E otteniamo anche tutto il resto della conoscenza, cioè la natura dell'anima, eccetera. So that we can get through the Diksha mantra, we can get it through Harinam, we can get it through Prabhupada's books, that type of knowledge we can get in so many ways. Quindi questa conoscenza la possiamo ottenere in molti modi attraverso il Diksha Mantra e i libri di Prabhupada, Santo Nome, eccetera. And obviously it involves other devotees. E include anche gli altri devoti They explain it to us. che spiegano a noi. At the same time, the devotee himself has to accept the knowledge seriously. Allo stesso tempo il devoto stesso deve accettare la conoscenza seriamente. Then, as for the anarthas, all the desires and greed and all that thing, all these things, yes, the devotee through the practice of bhakti has to destroy that. Quindi sì, nonostante gli anartha eccetera, il devoto attraverso la pratica della bhakti deve distruggere questo. But he has to get the proper process of pure bhakti from devotee or guru also. So it's not, he just does everything on his own, he has to get guidance for that. Ma allo stesso tempo deve prendere il processo della bhakti da un maestro spirituale, dai devoti, quindi non fa tutto da solo. And that could be Diksha Guru, Shiksha Guru, other devotees. Quindi Siksha Guru, Diksha Guru e gli altri devoti. So you say that both things are operating through a guru and the devotee himself, because ultimately he has to do the process. Quindi entrambe le cose vanno avanti contemporaneamente perché in ultima analisi il devoto deve applicare il processo. Like the bhakti is the plant and the devotee is the gardener. Per esempio la bhakti è la pianta e il devoto è il giardiniere. So without the gardener, the plant doesn't grow properly. Senza il giardiniere la pianta non cresce appropriatamente. The gardener has to pull out the weeds, the anarthas. Il giardiniere deve tirare fuori le erbacce, gli anartha. But in order to learn the process of cultivating, he actually needs the devotee or the guru, etc. Ma per imparare a fare questo gli serve il guru e i devoti. And they can also point out where the anarthas are. E possono anche dirti dove sono gli anartha. Dalle lezioni precedenti Maharaj appunto paragonava Ruci a Nadanam Najanam Sundarim. From the previous lecture, it was said that Ruci is compared to Nadanam Najanam Sundarim. Sì. Io il mio obiettivo da anni era cercare di arrivare a Nista, che è uno stadio inferiore, no? My goal from years, it was to come to Nishta. E mi sto sforzando di seguire le istruzioni, però ci sono i desideri separati. Per esempio nel quarto stadio Sicetania dice: il mio unico desiderio è vita dopo vita servirti, quindi non c'ha altri desideri. But I'm trying to follow the instruction, but there are separate desires, like in the 4 Sikshastaka, Chaitanya Mahaprabhu said, I don't have other desire to serve you. Yes. Quindi la mia domanda è: il mio anartha principale è che ho interessi separati, desideri separati da Krishna, che non mi fanno arrivare neanche a Nista, che era il mio obiettivo. So I have other desire that obstacle me to come to Nista also. That was my goal. Quindi, questa è la ragione, la domanda, quello che non mi fa avanzare
questa separazione di desideri, avere desideri separati. So is it the reason that I have a separate desire that I cannot come to Nista and go further? What's the question? Is it the reason of I cannot go to Nista stage and further, the separate desire apart bhakti? The reason for not coming to Nishta is his desire? Material desire. Separate desire from serving Krishna. Separate desire? For serving? How do you mean separate? Then serving Krishna. Desires other than Krishna. Oh, okay. Yeah. Well, that's what Anya Abhilasha Shunya, I mean, other desires. Annabhilashitam sunyam significa altri desideri. Yeah. So this is part of the definition of pure bhakti. Questa è una parte della definizione del puro bhakti. Hopefully when we start bhakti, we're starting with that intention. I'm not doing bhakti in order to go to Svarga or get liberation. Dovremmo iniziare la bhakti con questa impostazione, non voglio andare in Svargaloka, eccetera. I'm trying to achieve, unmotivated love for Krishna. That's the beginning of pure bhakti. Cerco di ottenere un amore incondizionato per Krishna, quello è l'inizio della pura bhakti. But of course, when we start, we do have anarthas. Ma quando iniziamo abbiamo degli anartha. And therefore we go through anartha and vritti, we come to nishta and ruchi, but still even in asakti, even in bhava, there is some anartha. Quindi noi passiamo da anartha, nivritti, nishta, ma anche a livello di bhava ci sono ancora un po' di anartha. So gradually the anartha is getting less and less. Quindi gradualmente gli anartha diminuiscono e diminuiscono. But all along we should try to be practicing this pure bhakti without desires for, svargaloka, material enjoyment or liberation. Quindi oltre il desiderio per la bhakti c'è anche il desiderio per Svargaloka, eccetera. Now, as I said, the anarthas are there, so they may surface once in a while. Gli anartha sono presenti, quindi qualche volta potranno venire fuori. If we come to nishta, they're still there, but at least they don't disturb our regular practice. Se arriviamo allo stadio di nista sono ancora presenti, però non disturbano la nostra pratica regolare della bhakti. Before that, when it's not at nishta, anishtata, unsteady, then this means we cannot steadily practice. E quando siamo nello stadio precedente, anistada, non possiamo praticare la bhakti con regolarità. Sometimes we can practice, sometimes we can't. Our mind is very fickle. Qualche volta possiamo praticare, qualche volta no, la mente è molto agitata. So at least at nishta, anarthas are still there, but at least we, have vows and we practice our vows steadily. E quando arriviamo a Nista, gli anartha sono presenti, ma riusciamo a mantenere i voti e a praticare la bhakti. And we continue to practice, then those anarthas get less and less and less. E praticando ancora, gli anartha diventano sempre di meno. Grazie Maharaj, quindi come possiamo vedere se gradualmente stiamo avanzando spiritualmente? Praticamente, ecco. So practically, how we can see that we are advancing? No. So, like the gardener, we are the gardener, the devotee is the gardener. Il devoto è il giardiniere. And the gardener should have some knowledge of how to garden. Il giardiniere deve avere un po' di conoscenza su come fare il giardiniere. If you're growing an orchid, then you would have to learn, what does an orchid leaf look like, and then, what is the nourishing, things you have to stick in the ground to make it grow better, and how much sunlight you have to give it, how much water, etc. So you have to learn something. Se tu pianti una pianta devi capire quanto sole ci vuole, quanta acqua, eccetera. And then the plant begins to grow. E la pianta inizia a crescere. And we know that the first symptoms of a plant after the seed sprouts, and then it gets two little leaves.
E sappiamo che dopo che esce dal seme la pianta escono due foglie. So when we get the leaves, obviously it's growing, it's sprouting, we know it's healthy. E quindi vediamo che escono le foglie, che sta crescendo e sappiamo che sta bene. So these two leaves are described as these first two characters of bhakti mentioned in Nectar Devotion. Quindi queste due foglie iniziali sono comparate nel nettare della devozione. One is Kleshagni, destruction of suffering, karmas and ahankara and all this. The other is good subhada, which means bestowal of good qualities. Una è Kleshagni, distruzione della sofferenza, dell'ankara, dei problemi, e l'altra è Subhada, cioè tutte le buone qualità. So these are two ways in which we could see that you're advancing. The suffering is getting less and the good qualities are developing more. Questi sono due metodi con quali possiamo vedere se stiamo avanzando, le sofferenze diminuiscono e le buone qualità aumentano. Of course, Vishnu Chakravarti says that it's not that they always develop symmetrically or evenly. Sometimes there'll be more good qualities developing and then sometimes there's more destruction of suffering, so it's not always equal. Vishnu Chakravarti spiega che non sono uguali, qualche volta c'è più di una o più dell'altra. Nevertheless, both these qualities begin to develop when we start the process of bhakti, and they should increase as we go on. E nonostante questo, queste qualità iniziano a crescere quando iniziamo il processo della bhakti e dovrebbero continuare a crescere. And the other thing is that we go through these stages, bhajana kriya, anartha, nivritti, nishta, like this. E quindi andiamo avanti negli stadi, anartha, nivritti, bhajana kriya, eccetera. So we can detect between anishta, the before nishta, and nishta. At least if we're doing nishta, that means we're steady. We have no difficulty in following the regular program. Quindi possiamo riconoscere quando siamo a livello di nista o di anista come prima di quello stadio. So that's a sign of advancement. Quello è un sintomo di avanzamento. Yeah. Of course, in Madhuri Kadambini, Vishnu Chakravarti also gives some symptoms, the 6 symptoms of absence of anishtata, and when you're at nishta, certain things are not there. Vishnu Chakravarti dà 6 sintomi di quando non sei nista, stabile. So, in this way, from certain symptoms, we can detect at least if you're progressing up to nishta. Quindi da certi sintomi possiamo riconoscere se stiamo andando verso nista. After that, ruchi means that you really have a positive taste for without any stimulus or anything. You have spontaneous attraction to doing the activities of bhakti like chanting and hearing. Ruchi significa che hai un gusto per il canto oppure per l'adorazione, per l'ascolto. Yeah. So in other words, the performance of devotional activities is very spontaneous and nobody has to tell you to do them. Quindi le attività devozionali diventano spontanee e nessuno ti deve dire di farle. That's it. I think he have a question. Hare Krishna. Allora, è detto che i motivi della caduta sono 2 prevalentemente. You say that the cause of a fall is 2. La debolezza e l'offesa. The weakness and the aparada. Si può dire che una è consapevole e l'altra no? We can say that one is intentional and the other no. E come riconoscere quando una debolezza diventa offesa consapevole? And how to recognize when a weakness becomes intentional of aparad? Oh, well, as I said, aparad is showing animosity towards the name, the Lord, or the devotees. Come ho detto, la parada significa mostrare nemicità al nome, al Signore e ai devoti. The weaknesses may not necessarily be directed towards the devotees or the Lord. They could just be weak, like anger or whatever. It could be expressed towards anybody, or anger or greed or whatever. So it's not necessarily involving bhakti.
E la debolezza potrebbe essere rabbia, eccetera, ma non è necessariamente diretta verso la bhakti o i devoti. So definitely these other things will cause disturbance, but it's the upper rods, because they're directly related to Krishna, the devotee, and bhakti, that are very harmful. Quindi queste cose, rabbia, possono creare disturbo, ma la parada è direttamente rivolta verso i devoti, eccetera, quindi è molto seria. Yeah. So for instance, sinful activities gives bad karma. Le attività peccaminose danno un brutto karma. Upper rods give destruction of bhakti. That's worse. La parada dà distruzione della bhakti, che è molto peggio. Of course, you also get bad karma, but worse than that is that it destroys your bhakti. Non è bello il brutto karma, però è ancora peggio la distruzione della bhakti. The sinful act does not necessarily destroy your bhakti. L'attività peccaminosa non distrugge la bhakti necessariamente. And that's why Krishna says, even if you commit the most sinful activity, you're still my devotee. Krishna dice, anche se commetti attività peccaminose, sei lo stesso mio devoto. As long as you continue bhakti and you don't commit the sin again, then Krishna is okay with that. Se tu continui la bhakti e non commetti attività peccaminose ancora, Krishna gli va bene. But he doesn't mention aparadi there. He just says a sinful person, not the aparadi. Ma non dice aparada, parla delle attività peccaminose. So if you offend any offense, especially the devotee, then Krishna doesn't consider you a devotee anymore. Quindi se tu offendi Krishna, offendi i devoti, non ti considera più un devoto. Yeah. So the aparads are very destructive to bhakti. Quindi la parada è molto distruttiva per la bhakti. And they're distinct from just the other weaknesses. È molto distinta dalle altre debolezze. And thus he says, like, the Vaishnava aparad especially is like the mad elephant. Quindi è detto che la Vaishnava parada è come l'elefante impazzito. I don't know, did that answer the question? Yes, thanks. And quando diciamo l'attività peccaminosa, perché una delle offese è non seguire le istruzioni del maestro spirituale. One of the aparada is don't follow the spiritual master instruction. E quindi quando l'attività peccaminosa diventa offesa, perché l'attività peccaminosa consiste nel non seguire le istruzioni del maestro spirituale. So when the sinful activity become aparada, because sinful activities don't follow the spiritual master instruction. Yeah. So, a sin, we could call it accidental sin, a one-time sin. Okay, that's what is considered when Krishna says, even if you're the most sinful, you're still my devotee. Un'attività peccaminosa è considerata una volta, quando uno si fa per sbaglio una volta. When it becomes very intentional and repetitive, then it becomes aparad. Quando diventa intenzionale e ripetitiva diventa parada. We know that another aparad is to commit sinful activities in the strength of the holy name. Un'altra offesa è commettere attività peccaminose e cercare di liberarsi col santo nome. So when people repeatedly do these sinful activities, basically they're taking advantage of bhakti and doing more sin, so therefore it becomes aparad, and then the sin becomes even worse, and it's aparad, so you get very bad effect from that. Quindi se io commetto attività peccaminose sfruttando la bhakti per liberarmene, quello è molto peccaminoso. And of course, obviously, it's disobeying Guru also. E anche disobbedire al maestro spirituale. Yeah. So anyway, if it's just accidental, obviously, it's not that he is disobeying Guru ultimately, but it's not intentionally trying to insult Guru. He just does it because he's either lusty or whatever like that. But when it's repetitive, then it becomes much worse. Quindi anche se disobbedisce al Guru, se è dovuto alla lussuria e non è intenzionale, è molto peggio se uno lo fa apposta e ripetitivamente. And this becomes, we can say, obvious what type of sin it is, because when he continually commits the sins, then his bhakti suffers. Quindi diventa ovvio quando uno continua a ripetere quell'attività peccaminosa, la sua bhakti diventa sofferente. Whereas when Krishna says, even if the most sinful activity, still my devotee, he says he continues his devotion. So Quindi he doesn't lose his faith, he continues his bhakti. When you start committing aparad, then we also stop the bhakti. Quindi Krishna dice quando uno commette un'attività peccaminosa continua la sua bhakti e non perde la fede, però se uno continua a fare l'attività peccaminosa perde anche la bhakti, diventa parada.
Maharaj prima parlava continuando su questo punto, no? Vishwanath Chakravarti Thakur che dice questi 6 stadi dell'ignoranza, no? Che sono Ganatarala, Yuddha Vikalpa, Tarangarangini. Puoi dire Maharaj un attimo questa cosa, no? Prima lui menzionava che in Anartha Nivritti c'è il non seguire i voti, quindi i voti che hai fatto, no? Capito? He was saying that in anartha nivritti there is not following the vows that you did. So Vishwanath Chakravarti mentioned 6 type of anishta. Right? Yes, Ganatara, Tarangarangini. But my question, la mia domanda è come passi a nista se continui a praticare la bhakti male in anartha nivritti? So his question is how to come to nista if we go on practice bhaktis in a bad way in anartha nivritti. Non seguendo i voti, per esempio, Without following the vows. Che cita Vishwanath Chakravarti Thakur, no? Che cita questa anartha, no? L'incapacità di seguire i voti. Vishwanath Chakravarti Thakur mentioned that one anartha is don't follow the vow. Yeah. So these are signs of unsteady bhakti. Questi sono sintomi di una bhakti instabile. If we continue to do the bhakti, then gradually these get less and less. These anarthas get less and less. Se noi continuiamo a praticare la bhakti, questi anartha diventano sempre di meno. So, for instance, in the beginning, we cannot follow the vows, but if we continue the bhakti becomes stronger. We come to nishta, then we can follow the vows. Quindi anche se non possiamo seguire i voti, continuando a praticare la bhakti, arriviamo a nishta e poi potremo seguire i voti. Now, if you cannot follow the vows at all, that means probably we don't even have any faith. So our beginning of bhakti is also false. Se noi non possiamo seguire i voti per niente, significa che non abbiamo la nostra fede finta. So we do have to have some sincere faith to begin the process. Dovremmo avere un po' di fede sincera per iniziare il processo. And in the beginning we'll have many of these faults. E all'inizio ci sono tutti questi difetti. But with the performance of bhakti and in the association of devotees, then we can gradually progress to Quindi nishta. però col processo della bhakti e con l'associazione dei devoti possiamo progredire fino a nishta. It's just like even in the material world, when you begin something, there's lots of faults. Anche nel mondo materiale, quando inizi qualcosa è pieno di difetti, Like playing the piano. come suonare il pianoforte. So probably the parents, they had to force the kids to practice their scales and do all of this every day. Il padre deve forzare i bambini a praticare tutti i giorni. And if the child gets a chance, they will run away and not do it. E se i bambini hanno un'opportunità, scappano via. But then, after a while, they get a little used to it, and they get a little taste of the music. Then they start doing it on their own. Però dopo un po' iniziano a imparare, iniziano ad avere un po' di gusto per quella musica e allora lo fanno da soli. So it depends on getting a little taste at least. Quindi dipende da ottenere un pochino di gusto almeno. Un'altra. È più grave cantare in Pratibimba Namabhas, quindi simulando e ingannando? Is worse to chant in Pratibimba, simulating and cheating? Oppure criticare direttamente il santo nome? Or criticize directly the holy name? That pratibimba you're talking about, eh? Yeah. This is actually a type of aparad. Pratibimba è un tipo di apparat. So that's why we say it's a false faith. È una fede falsa. Because especially when you have strong desires for liberation and you're chanting, ultimately you're rejecting form of the Lord and saying He's material, we want to merge into God, etc. Quindi quando canti con un desiderio di liberazione rigetti la forma del Signore, eccetera. So this is actually aparad. Quindi questo è apparada. So people who are aparadis can also chant the name, but
if they have this strong desire for liberation, then they're actually apparatis and they don't get any good effect from it. Quindi le persone che cantano il Santo Nome ma desiderano la liberazione fanno offese e non ottengono risultati. So Bhagavatam says actually they can't even get liberation. E la Bhagavatam dice che non possono ottenere neanche la liberazione. Those who think they're liberated but reject the lotus feet of the Lord, they fall from their position. E coloro che pensano di essere liberati ma rigettano i piedi di loto del Signore cadono dalla loro posizione. So Vishnu Chakravarti Thakur explains that the only way a person who desires liberation can get liberation is if he also worships the Lord. Un'unica persona che può ottenere la liberazione è quella persona che adora anche il Signore. So he accepts the form of the Lord, he worships the Lord. It's not a lot, but at least his main desire is liberation. But he also worships the Lord in order to get liberation, and he doesn't offend the Lord. Then he can get liberation. Quindi se una persona ha un desiderio intenso per la liberazione, però adora il Signore per ottenerlo, non sta facendo offesa al Signore. So liberation also depends on mercy of the Lord. E può ottenere la liberazione. Quindi la liberazione dipende anche dalla misericordia del Signore. Brahman cannot give mercy because it has no qualities. Il Brahman non può dare la misericordia perché non ha qualità. So if Krishna is merciful and to that person desiring liberation because of his worship, then he'll give him liberation. But if he offends him, he won't help him at all. He can't get liberation. Se Krishna è misericordioso perché viene adorato, può dare la liberazione, ma se non viene adorato, non gli interessa e non può ottenere la liberazione. Per raggiungere il gusto per il Santo Nome, For reach the taste for holy name, è meglio cantare, ad esempio, più giri oppure cantare i nostri giri prescritti che ci ha dato Srila Prabhupada, 16 giri, ma rendere un servizio favorevole al maestro spirituale, così che il maestro spirituale è contento di noi e ci dà il gusto per il Santo Nome. it's better to chant more round or to render a good service to the spiritual master and the spiritual master give us the taste for the holy name. Because the spiritual master is happy that we render a good service, favorable service to him. So in other words, it's a matter of mercy or endeavor. Is that ultimately what it means? Quindi la domanda è un processo di misericordia o di nostro sforzo? La domanda è questa. La domanda è se noi dovremmo sforzarci di più nel canto per raggiungere questo, Ok. oppure è abbastanza cantare i nostri giri, ma poi rendere un servizio favorevole al maestro spirituale. Esatto, così ghiacciare il maestro spirituale, siamo contenti di noi che ci danno questa misericordia. So to reach the taste for the holy name is our effort should go to chant more round or to render service to the spiritual master. Well, I think ultimately the order of the spiritual master is to worship Krishna, is it not? That's the ultimate order. Quindi in ultima analisi l'ordine del maestro spirituale è di adorare Krishna. And the best way of worshiping Krishna is chant his name. Il modo migliore di adorare Krishna è cantare il suo nome. So we cannot separate chanting the name from the order of the spiritual master. That's one thing. Quindi non possiamo separare il canto del santo nome dall'ordine del maestro spirituale. At the same time, we do need mercy. Allo stesso tempo ci serve la misericordia. But as I said last night, we shouldn't distinguish that's Diksha Guru, could be Shiksha Guru also, but we do need mercy from some devotee, at least we need mercy. Non distinguiamo tra Diksha Guru e Shiksha Guru, ma almeno da qualche devoto dobbiamo tenere misericordia. So both things are necessary, our endeavor plus the mercy. Tutte queste cose sono necessarie, il nostro sforzo più la misericordia. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives one example. Srila Bhaktisiddhanta dà un esempio. A man is drowning in a well.
un uomo sta affogando in un pozzo, So he calls out for help. quindi chiama aiuto, So he can't deliver himself, non si può obviously. liberare da solo. So somebody lowers a rope into the, Qualcuno butta una corda, so the rope is good, la corda va bene, but it's also useless unless he grabs onto the rope. ma è inutile fino a quando lui non si aggrappa alla corda. So in other words, we have to put endeavor of holding onto that rope to get out also, not just have the rope there. In altre parole, noi dobbiamo aggrapparci alla corda, non ci basta soltanto la corda. So our effort is also necessary as well as the mercy of the Quindi il rope. nostro sforzo è necessario così come la misericordia. So both things are necessary. Entrambe le cose sono necessarie. Nevertheless, like in Ramanuja Sampradaya, one group will emphasize the mercy, one will emphasize the effort. Two groups of Ramanuja followers. Nonostante questo, nella Ramanuja Sampradaya ci sono due gruppi, uno che enfatizza il servizio al maestro spirituale, uno al nostro sforzo. So the example is given of the monkey. Viene dato l'esempio della scimmia. So the monkey, the baby monkey has to hold on, effort, his own effort, and the mother will jump from tree to tree, but the little baby monkey has to hold on. So that's the Il effort. piccolo di scimmia si deve aggrappare alla mamma e la mamma salta da un ramo all'altro, questo è lo sforzo. But then the mother cat takes the kitten and pulls it here, pulls it there. So that's the mercy aspect. Invece la madre del gatto prende il piccolino e lo sposta, quindi è l'aspetto della misericordia. So we say it's a combination of both. Quindi c'è una combinazione di entrambi. We need the mercy, we had to put our effort also. Ci serve la misericordia, ma dobbiamo metterci il nostro sforzo. Devo dire una cosa veloce. Sulla pigrizia, no? Prabhupada dice, se hai del tempo, canta di Krishna in più, no? E non buttare via il tempo. Però... About laziness, Prabhupada said, if you have time, chant Hare Krishna. Do not waste time. Ma la pigrizia mi dice, ma no, ascolta il telegiornale o quei devoti che stanno chiacchierando, no? Dice la pigrizia. No? Dice, The laziness, tell us, look at the TV or listen this prajalpa of devotee. allora, la mia domanda è come andare oltre questa pigrizia e non cantare il nome quando lo puoi cantare. So the question is how to overcome this laziness and chant holy name when there is time. The more we develop taste, then the less we will have that problem. Più sviluppiamo gusto, meno avremo questo problema. It may not be chanting, but at least some engagement in devotional activities. Magari non è cantare, ma è un'attività devozionale. So we have plenty of different activities to engage all of our senses. Quindi abbiamo un sacco di attività devozionali per impegnare i nostri sensi. And if we get tired of chanting our voices out, then we could do something with our eyes or ears or whatever. We have so many activities we can do. Se ci stanchiamo di cantare, possiamo fare così tante cose con gli occhi, eccetera. We cannot expect in the beginning that someone will be able to do that. Non dobbiamo aspettarci all'inizio che qualcuno potrà fare We questo. have many material desires and our senses are going to go everywhere. Abbiamo molti desideri materiali e i sensi vanno dappertutto. But as the bhakti develops, our taste for Krishna develops, and therefore we get more engagement. Crescendo della bhakti cresce il gusto per Krishna e così abbiamo più impegno. So if we come to nishta, then of course it doesn't mean we're always absorbed in Krishna, but at least the minimum standard of up to our vows we can do steadily. E se arriviamo a Nishta non significa che siamo completamente assorti in Krishna, però lo stadio minimo dei voti riusciamo a farlo regolarmente. If we get to asakti, the attraction to Krishna, the taste is so strong that very little we're going to deviate and we're completely absorbed in Krishna. Se arriviamo ad Ashakti, il gusto è così buono che non abbiamo più tante deviazioni. So it's a matter of going through these different stages. The more we get absorbed and advance to like asakti, then the more absorbed we are, the less we're going to involve ourselves in anything else.
Quindi è una questione di avanzare negli stadi. Più siamo avanzati, meno spaziamo. Grazie per la lezione, Maharaj. Da cosa dipende invece la velocità di avanzamento spirituale? Cioè c'è qualcosa che determina la velocità dell'avanzamento? She said thank you for the lecture and what is what depend the fast of the process? What is The fact that depend how fast the bhakti grow. Oh, what determines how Yeah. fast we go? Yeah, the speed. Yeah, The speed. yeah. I said the speed of Okay. advancing. Okay. Well, there are various factors. Ci sono diversi fattori. One is where we start from. Uno è da dove iniziamo. Some people may have started previous lifetimes, Qualcuno ha iniziato dalla vita precedente, so they may have advanced to some degree already, so therefore it's quicker for them. qualcuno ha già fatto un po' di avanzamento, per cui è più veloce per lui. Some may come with many unfavorable anarthas, Qualcuno arriva con molti anartha non favorevoli, so that will create more obstacle, and therefore more time to clear that up. quindi creano più ostacoli e che ci vuole più tempo per pulire. But particularly what will slow down is aparad. Però in particolare quello che rallenta è la parada. If one has committed aparads in previous lifetime or previously to beginning bhakti in this lifetime, that will slow down the process considerably. E se qualcuno ha commesso offese nella vita precedente oppure anche in questa vita, rallenta il processo molto. Yeah. And of course the other is the faith, the strength of the faith of the devotee. E l'altra è la fede del The devoto. stronger the faith, then the easier it is to advance. Più forte è la fede, più è facile avanzare. Okay, fine. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness Bhanu Maharaj Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.